Ciao a tutti, in questa puntata di Forzinet mi occuperò della sconfitta di Jannik Sinner in finale allo US Open contro Carlos Alcaraz, una finale che è stata chiaramente a senso unico, visto che comunque lo spagnolo ha vinto in 4 set, ma i set vinti da lui sono stati abbastanza dominati. I primi due sono stati sicuramente dominati, il primo e il terzo, mi riferisco chiaramente ai primi due vinti da Alcaraz. Sinner di mezzo ci ha messo del suo per rimettere la partita in piedi, infatti il secondo set ha fatto ben sperare nonostante non sia stato particolarmente dominato dall'altoatesino, però si poteva presagire magari ad una partita molto più equilibrata, invece non lo è stato affatto. Alcaraz ha giocato meglio, c'è poco da dire e bisogna inchinarsi di fronte alla sua superiorità, però quel che mi ha colpito di più ovviamente, al di là della partita, sono stati già i commenti di molte persone che si sono già sbilanciate sul fatto che Alcaraz sia nettamente più forte in generale, sul fatto che adesso Sinner quasi non sia più nessuno, semplicemente perché ha perso l'US Open, non è neanche più il numero uno del mondo, visto che Alcaraz lo ha scavalcato, considerando che Sinner doveva difendere tutti i punti dello US Open vinto l'anno scorso, mentre Alcaraz l'anno scorso uscì al secondo turno, ricordiamocelo. Quindi c'è stato un grosso guadagno da parte di Alcaraz. Adesso che fate? Scendete dal carro semplicemente perché Sinner non è più il numero uno del mondo, semplicemente perché Sinner ha perso contro Alcaraz allo US Open, un evento che tra l'altro sarà uno di una lunga serie, perché negli ultimi 8 slam se ne sono divisi 4 per parte, 2 quest'anno chiaramente, e anche a Wimbledon il copione fu molto simile, però in quel caso a pannaggio di Sinner. Quindi in quel caso fu Sinner a uscire vincitore e a mostrarsi superiore rispetto allo spagnolo. Ovviamente in tutte le rivalità, in tutti gli sport sappiamo che c'è qualcuno che esce vincitore e qualcuno che esce perdente, molto dipende anche dai momenti e dai periodi. Lo stesso fu con i top 3 Federer, Nadal e Djokovic, ai quali potremmo anche aggiungere Murray, ma Murray era, credo, 2 gradini sotto queste tre leggende del tennis che ho appena citato. Quindi fondamentalmente ogni torneo, ogni partita fa storia a sé ed è proprio questo il bello del tennis, ma anche nelle altre competizioni, cioè qui non parliamo di un campionato in cui effettivamente poi va a vincere il migliore nel torneo, va a vincere il migliore. Per quanto riguarda la corsa al numero 1 nel ranking, è una corsa molto lunga e ci saranno chiaramente tantissimi alti e bassi. Sinner è rimasto numero 1 del mondo per 65 settimane consecutive, oltre un anno. Che cosa vogliamo dire a Jannik Sinner? Che di fatto ha portato l'Italia dove non era mai stata prima, perché nessun tennista italiano era mai stato al numero 1 del ranking. Nessun tennista italiano era riuscito a fare quello che ha fatto Jannik Sinner. Ha vinto l'Australian Open 2 volte, ha vinto uno US Open, ha vinto Wimbledon, è arrivato in finale al Roland Garros. È già praticamente il miglior tennista della storia del nostro paese, dell'Italia. E ovviamente questo sarà uno score che andrà in crescendo. Sono loro due più forti, sono Sinner e Alcaraz. E in base al periodo, in base alla loro forma fisica, in base al torneo saranno numero 1 e numero 2 del mondo e poi si alterneranno nelle vittorie. Quindi tutti questi commenti che ho letto, che ho sentito, che vanno ovviamente a screditare Sinner da parte di persone a cui neanche sta simpatico, e ci sta perché comunque non perché una persona è italiana deve tifare per forza di cose Sinner, può anche avere simpatia per Alcaraz, può tifare Alcaraz, può tifare chi vuole, su quello non si discute, non c'è nulla da dire, anzi forse apprezzo più chi non è mai stato dalla parte di Sinner ed è stato o dalla parte di Alcaraz o dalla parte di qualcun altro, semplicemente non gradisce Sinner, qualcuno a cui non piace Sinner, che quantomeno è rimasto coerente. È rimasto coerente perché, nonostante sia il numero 1 del mondo, nonostante sia il più forte o quant'altro, alla fine ha sempre mantenuto la sua posizione e la sua coerenza. Invece apprezzo meno chi cambia un po' la bandiera in base a come va il vento, ovvero Sinner, numero 1 del mondo, Sinner vince l'US Open, vince Wimbledon, campione assoluto, è un dio sceso in terra. Sinner perde semplicemente una partita, che per carità era una finale dello US Open, quindi estremamente importante, ma perde una partita e praticamente già viene attaccato e viene messo nel mirino della critica, che poi è una critica ovviamente non costruttiva e neanche di persone che si intendono di tennis, da quello che vedo, perché onestamente andare a criticare un tennista che ha vinto 4 tornei del Grande Slam, è stato numero 1 del mondo per 65 settimane consecutive,
ha fatto la storia del tennis italiano che nessuno era mai riuscito a scrivere in quel modo, perché ovviamente lui ha fatto diventare la normalità e la quotidianità arrivare in finale in un torneo del Grande Slam e vincere un torneo del Grande Slam. Ma fino a qualche anno fa per l'Italia questo non era minimamente pensabile, non era affatto pensabile e raggiungibile. Cioè, praticamente fino a qualche anno fa ci esaltavamo se qualcuno raggiungeva addirittura gli ottavi di finale o i quarti di finale in un torneo del Grand Slam. Poi sono arrivati Berrettini a fare, diciamo, da apripista, perché è stato Berrettini, credo, il primo, almeno negli ultimi anni parlo, chiaramente a dare il là a questa tradizione del tennis italiano, raggiungendo la semifinale allo US Open prima, la finale a Wimbledon, la semifinale all'Australian Open, quindi ha fatto qualcosa di spettacolare e di stellare anche Berrettini, perché anche Berrettini vedo che è molto preso di mira da persone che veramente non so neanche perché parlino, perché scrivano dei commenti. Ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero, per carità, ci mancherebbe altro, però penso che a quel punto significhi semplicemente dare fiato alla bocca, perché criticare Berrettini in quel caso, che ripeto, adesso sta vivendo un momento buio della sua carriera, soprattutto a causa di problemi fisici, e su questo non ci può fare niente, o beh, ci può fare poco lui. Se il suo fisico è predisposto a quel tipo di infortuni e fa fatica, veramente è complicato poi per lui. Bisogna cercare di risolvere il problema. Se poi c'è sempre una ricaduta vuol dire che si sbaglia qualcosa, ma non sbaglia direttamente Berrettini. E purtroppo, vediamo Del Potro. Del Potro è uno dei migliori tennisti del mondo, è stato uno dei migliori tennisti del mondo, ma è stato molto condizionato dagli infortuni, avrebbe potuto ottenere molto di più. Questo è un esempio, anche Berrettini dal mio punto di vista avrebbe potuto ottenere qualcosina in più. Ovviamente non si parla di successi slam a manetta, a raffica, quello mi sembra abbastanza logico, però essere arrivato in finale a Wimbledon poteva far pensare comunque ad un successo, se non quell'anno perso con Djokovic, magari in futuro. Purtroppo il futuro per Berrettini tra infortuni, Covid e quant'altro è stato veramente poco roseo. Tornando su Sinner, il discorso è molto simile, anzi Sinner potrebbe solo stare, diciamo, antipatico alle persone perché vince, perché di solito chi vince sta effettivamente antipatico e ci può stare, perché ripeto, sotto quel punto di vista, anche se io non lo condivido perché onestamente abbiamo un patrimonio nazionale come tennista, come diciamo sport a livello sportivo che diventerà uno dei sportivi più forti del mondo e già praticamente lo è, ma lo diventerà ancora di più nei prossimi anni perché questo dualismo con Alcaraz poi magari si inserirà anche qualche altro outsider in futuro, però avere un patrimonio nazionale così e poi continuare ad attaccarlo, continuare ad offenderlo, perché anche in passato era stato così, in passato, adesso Sinner è diventato una costante nel tennis mondiale, nelle finali slam, perché anche questo, ricordiamolo, ha fatto 5 finali consecutive a livello slam, è più giovane in quest'era open a farle tutte e 4 nell'arco di un anno, nell'arco di una stagione, è ancora un record tagliato da parte di Sinner. Però Sinner è stato criticato tantissimo anche prima perché veniva considerato una promessa, ma ha avuto il suo tempo, giustamente, per crescere e per arrivare poi dove è arrivato. Però la gente comunque lo criticava, la gente tanto attacca e parla senza sapere e senza dare tempo, quando invece magari poi è la gente stessa nel suo piccolo ambito ad essere criticata, a quel punto vediamo che le cose si ribaltano e forse capiscono, ma neanche tanto, perché altrimenti non parlerebbero e non farebbero quei commenti che leggo e sento in giro, che ripeto, sono semplicemente inutili molti di questi. Poi ci sta a criticare la partita, ci sta a criticarlo per una partita persa perché l'ha giocata male. Ha giocato male, ha giocato meglio Alcaraz, c'è poco da fare. Però non bisogna poi andare a criticare il giocatore nel complesso. La partita la si critica, l'operato lo si critica, se viene fatto male è logico che è soggetto a critiche, ma se poi viene criticato tutto e messo in discussione tutto, è ancora il numero 2 del mondo, non è il numero 1 ma è il numero 2, cioè ne ha a bizzeffe di atleti alle sue spalle e anche di tanti punti indietro, quindi veramente tutte queste critiche lasciano il tempo che trovano. E io spero veramente che a questo punto, visto che c'è tanta gente che scende dal carro, spero che rimanga a piedi anche poi quando Sinner tornerà a vincere sia a livello slam e anche si riprenderà il numero 1 del mondo, perché sappiamo tutti che questo accadrà, come accadrà anche che lo riperderà,
perché chiaramente ci sarà questo avvicendamento continuo tra i due fin quando comunque non si inserirà magari qualcun altro in grado di interrompere il loro dominio, la loro egemonia. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.